Il tempo è davvero volato, sono ormai 2 anni e mezzo che vivo in Tunisia senza mai fare ritorno in Italia o in Spagna, dove avevo vissuto per quasi 9 anni. Voglio raccontarvi cos'è cambiato dal mio arrivo, l'impatto con una cultura così diversa e la mancanza di quella tecnologia alla quale sono sempre stato legato, avendo una passione per il web, la comunicazione video e internet. Ve ne parlo attraverso i miei occhi, senza filtri e senza censure, perché quello che è cambiato nel tempo mi ha fatto decidere di restare ancora qui. Ho già parlato in precedenza del mio impatto con Hammamet, poi Sousse e infine Monastir. Troverete qui sotto nella descrizione del video alcuni titoli che potrebbero interessarvi per fare un confronto con quello di oggi, raccontato con una consapevolezza che non avevo in passato. Quello che voglio comunicare con questo video è il cambiamento avvenuto in me. Chiamiamola abitudine o rassegnazione, quello che conta ve lo dico sul finale del video. Il mio primo impatto con Hammamet non è stato affatto positivo. Strade caotiche, traffico disordinato e assolutamente indisciplinato, dove attraversare sulle strisce non fa alcuna differenza. Se ti distrai, rischi di essere investito molto facilmente. Anche l'impatto con la gente non è stato dei migliori. Ad Hammamet avevo come l'impressione che le persone locali fossero infastidite dalla presenza di noi italiani. Non sempre, naturalmente, ma spesso, avendo difficoltà a comunicare in un negozio, ad esempio, percepivo una chiara avversione nel volermi comprendere. Un'altra sensazione che mi ha colpito era la tendenza, sia delle agenzie immobiliari che degli uffici o negozi che frequentavo, a tentare di approfittarsene dal punto di vista economico, cosa che ho notato sempre più accentuata ad Hammamet, specialmente con i taxi. Un altro esempio, osservando i clienti tunisini prima di me in alcuni negozi e mercati locali, notavo che alcuni prodotti mi venivano venduti ad un prezzo superiore. In alcuni uffici, pagando commissioni di servizio, mi veniva chiesto 1 o 2 dinari in più. Non parliamo di grandi cifre, si tratta in effetti di centesimi, ma la cosa mi infastidiva notevolmente. Avevo sentito da video su YouTube che i tunisini sono tutti gentili, sorridenti e parlano italiano. In realtà ho trovato quasi tutto l'opposto. L'italiano lo parlano in pochissimi e molti in una forma tale da non permettere una vera conversazione. Il loro sorriso in molti casi celava l'intenzione di avvicinarti offrendoti aiuto per poi chiedere denaro in cambio. Capisco che si tratta di persone che vivono con poco, ma come primo impatto, dovunque andassi, sentivo questa pressione costante. E in ultimo, ma non per importanza, l'igiene e la pulizia. Passare per strade e vedere immondizia gettata a terra senza sacchetto, resti di macellerie, ristoranti e pescherie che attiravano sciame di mosche mi avevano davvero scioccato. Anche il modo di concepire le pulizie in casa da parte delle donne era molto diverso. Sono sincero, avevo pensato che la Tunisia non fosse quello che cercavo, domandandomi cosa ci facessi in un paese con il quale non sembrava avessi nulla da condividere. Poi ho iniziato a fare conoscenze, esplorando altre località. Sousse è stata la vera svolta. Dopo mesi vedevo finalmente negozi di alimentari con vetrinette chiuse, con alimenti non esposti agli insetti, una pulizia generalmente più curata, oltre a una sicurezza davvero imponente. Anche le persone mi sembravano più cordiali, meno stressate. In realtà era cambiato qualcosa dentro di me, perché anche Sousse, essendo una grande città, aveva i suoi aspetti negativi. Il caos e in alcuni casi la pericolosità dei locali la sera, dove la presenza di algerini nei periodi estivi che non vanno proprio tanto d'accordo con i tunisini era spesso scenario di liti. Sousse però mi ha fatto cambiare idea sul lasciare la Tunisia. Ho visto una città più ricca di attività commerciali, una vita frenetica di persone attive e impegnate, tanta varietà di bar e ristoranti, un grande centro commerciale piuttosto simile a quelli di altri paesi. Una vita più moderna, una occidentalizzazione più evidente. Ma distratto dalla positività non avevo notato che a Sousse erano presenti alcune problematiche nuove per me. L'insonorizzazione degli appartamenti, la mancanza d'acqua nei periodi estivi e le particolarità dell'approccio con le donne,
che richiede molta attenzione perché, benché più semplice, può nascondere obiettivi diversi dalle apparenze. Su questo vi invito a guardare alcuni video specifici, ne vale la pena se da uomini single state pensando di trasferirvi qui. Dopo alcuni mesi sentivo di voler cambiare ancora, anche se alcune problematiche mi apparivano meno impossibili da gestire. Probabilmente lasciando le isole Canarie che non sentivo più casa mia e fermandomi 3 mesi nella provincia di Napoli dove regna sovrano il caos più totale, giunto in Tunisia avevo cambiato ritmi e questo mi aveva fatto recuperare parte della serenità perduta. I problemi che giudicavo insormontabili avevano un impatto diverso. La svolta finale è stato il mio ultimo cambiamento, Monastir. Una cittadina estremamente tranquilla, probabilmente un po' più culturalmente tunisina rispetto a Sousse ed Hammamet, e forse proprio per questo, conoscendo alcune persone locali, ho iniziato ad avere una concezione diversa. Ha fatto gioco ovviamente il livello delle persone che ho conosciuto e frequentato. Tunisini sposati con un buon lavoro, alcuni benestanti e anche molto benestanti. Frequentarli è stato totalmente differente rispetto alle persone che vivono più modestamente. Quella necessità di guadagnare qualcosa, quell'offrire aiuto per aspettarsi un compenso, ha iniziato a non darmi più tanto fastidio e, sinceramente parlando, considerando che le più brutte azioni le ho ricevute proprio da connazionali, la scelta è quasi obbligata se si vuole qualcuno su cui contare in caso di necessità. Meglio avere una persona che si aspetta una ricompensa se hai bisogno di aiuto, piuttosto che un amico o conoscente che se hai bisogno inventa 1000 scuse per farsi gli affari propri. Ho avuto per la prima volta la possibilità di rendermi conto che, come in un qualsiasi altro paese, esistono persone gentili e cattive, approfittatrici o false, ma di tunisini gentili e disponibili in proporzione ai connazionali ne ho trovati molti di più. Cos'è cambiato quindi? Quello che vedo intorno a me non è cambiato più di tanto negli ultimi 2 anni, quindi non è difficile concludere che a cambiare sono stato io, nel senso che è cambiata la mia visione delle cose. Osservo da video e telegiornali quello che accade in Italia, la pericolosità di andare in giro la sera, l'aumento sconsiderato di tasse, benzina, cibo, problemi di ogni genere e stress, tanto stress. Me ne rendo conto anche quando mi capita di fare 2 chiacchiere con alcuni amici in Italia. Li sento nervosi, scocciati, delusi di un paese che non ha interesse per il popolo. Da qui una mia considerazione. Cambierei una vita comunque tranquilla e serena in Tunisia con un'altra piena di stress e preoccupazioni come in Italia? Certo, l'Italia mi manca, è il mio paese, ma ho deciso che preferisco la semplicità di una vita più modesta e genuina, più vera, molto simile a un'Italia degli anni 60-70, piuttosto che l'Italia di oggi. Trasferirsi in Tunisia dipende fondamentalmente da noi, da come siamo, dalla voglia che abbiamo di cambiare vita perché stufi di vivere giusti, economicamente parlando, di cercare valori dimenticati che qui ancora esistono, ma che si possono apprezzare solo con una certa consapevolezza della realtà locale. Il mio resoconto finale è certamente positivo. Come possiamo scegliere dove vivere oggi? Sembra un paradosso. Vorremmo cercare un paese come l'Italia, dove si possa vivere economicamente bene, senza criminalità, con un popolo gentile e disponibile, acculturato e tecnologicamente all'avanguardia, una politica che faccia il proprio dovere. Un posto moderno, insomma. Sembra una richiesta fantascientifica, vero? E in effetti lo è. La realtà è che oggi dobbiamo cercare quello che impatta meno negativamente su di noi, scegliere il male minore, non tanto la perfezione che probabilmente non esiste. Dobbiamo mettere su una bilancia i problemi che ci sono in Italia e dall'altra quelle differenze culturali e sociali che ci sono qui, sapendo che con il tempo tante cose che sembrano insopportabili per noi cambieranno di peso. Cambieranno perché in termini di tranquillità avrete enormi benefici. Io oggi preferisco di gran lunga vivere in Tunisia anche tra 1000 problemi, piuttosto che in un paese dove i problemi ci sono ugualmente, diversi, ma ci sono e come. Ho imparato ad apprezzare di più che a non gradire certe cose che in tutta onestà nemmeno noto più. Per cui se volete trasferirvi e non conoscete la Tunisia, non aspettatevi possa piacervi in un mese, anche se dipende da persona a persona, ma prendetevi il vostro tempo
Ne regaliamo tanto per cose inutili e poi vorremmo decidere della nostra vita rapidamente? Riflettiamoci, alla lunga potrebbe valerne la pena.